Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi parliamo finalmente della Active Pedals, un prodotto davvero esclusivo che fin dalla sua presentazione ha catturato l'attenzione di tutti gli appassionati per il suo concetto assolutamente rivoluzionario, molto distante rispetto a tutte le altre pedaliere sul mercato. SimuCube ha sfruttato un'idea simile a quella utilizzata sugli attuatori per le postazioni dinamiche, ponendo al centro del progetto un piccolo ma potente servomotore che lavora in sinergia con una cella di carico e che va a modificare in tempo reale il feedback sul pedale. Farò un'analisi unica dal punto di vista hardware, visto che il pedale è strutturalmente identico per acceleratore, freno e frizione. Quello che cambia è solo il modo in cui i pedali vengono gestiti attraverso il software. Parleremo successivamente in capitoli distinti del funzionamento e del feedback di ogni singolo pedale, scoprendo le modalità specifiche e le funzionalità del software SimuCube. Togliamoci il pensiero e parliamo dell'elefante nell'armadio, ossia il prezzo. Per forza di cose uno degli aspetti più controversi del sistema attivo offerto da SimuCube. La configurazione oggi in recensione con doppio pedale attivo e base di supporto con battitacco integrato viene proposta da SimuCube a 4.695 euro, un prezzo di certo non alla portata di tutti. La versione con acceleratore classico e senza base è invece più abbordabile con i suoi 2.780 euro. Nel corso della recensione valuteremo insieme se le prestazioni offerte dalla Active Pedals siano in grado di giustificare l'esborso richiesto per l'acquisto. Prima di iniziare non posso non ringraziare SimuCube, un'azienda che ha sempre creduto nel mio lavoro e nel mio canale e che mi ha permesso di provare per 6 settimane questo piccolo capolavoro di tecnologia. Diamo uno sguardo generale alla meccanica e al funzionamento della Active Pedals, parlando ovviamente anche di materiali e di qualità costruttiva. Come anticipato, il funzionamento si basa sulla sinergia tra la cella di carico e il servomotore, che comunicano in tempo reale e permettono al pedale di generare dei feedback così diversi tra loro e di ridurre al minimo le regolazioni meccaniche, che possono essere gestite quasi totalmente tramite il software. Parlando di dimensioni, il pedale misura in lunghezza circa 400 mm, quasi il doppio rispetto ai competitor. La larghezza invece supera di poco i 100 mm, mentre in altezza con la piastra pedale in posizioni di default siamo intorno ai 250. La struttura è incentrata su una base in alluminio che supporta il pedale, il servomotore, la meccanica posteriore con la vite senza fine e tutta l'elettronica. Nella parte inferiore troviamo il PCB principale che ospita il microprocessore Cortex M7 a 32 bit che va ad elaborare i dati provenienti dalla cella di carico e gestisce l'encoder che controlla il servomotore, modificando il comportamento del pedale. Nella regione posteriore sono collocati invece il tasto on-off, fondamentale per l'avvio del pedale, e tutti gli innesti per le varie connessioni. Al centro abbiamo due porte RJ12 per il collegamento dei pedali passivi come l'acceleratore di SimuCube o i pedali compatibili di Ausyncweld. Più in basso troviamo l'innesto power-in per l'alimentazione, a cui viene connesso direttamente il cavo di potenza a 6 pin dell'alimentatore. Come in altri casi, SimuCube ha scelto un manual da 48 volt e 360 watt, capace da solo di sostenere tutto l'ecosistema Active Pedals. L'innesto power out è invece necessario ad alimentare il secondo pedale attivo, che a sua volta alimenterà il terzo attraverso un circuito di potenza in serie. L'ultima porta invece mette in comunicazione tramite un cavo RJ45 il pedale con il SimuCube Link, connesso direttamente al PC mediante una porta Type-C. Il SimuCube Link funziona come un vero e proprio hub a cui possono essere connessi i pedali attivi e i nuovi volanti wireless, come vedremo nella prossima recensione del Valo GT23. Se si utilizza più di un pedale attivo sarà necessario uno switch di rete alimentato, compreso ovviamente nella versione add-on della Active Pedals, che metterà in comunicazione tramite dei cavi RJ45 i pedali con il SimuCube Link. A collegamento ultimato nella versione 2 o 3 pedali la quantità di cavi è davvero importante e la gestione complicata del cable management diventa un aspetto da tenere a mio avviso in considerazione. Nella parte anteriore troviamo invece il pedale vero e proprio, realizzato in alluminio e articolato alla base mediante due cuscinetti a sfera da 25 mm. La particolare struttura a forchetta del pedale è progettata per lasciare lo spazio necessario proprio al servomotore sottostante. La piastra, anch'essa in alluminio, misura 95 x 70 mm ed è caratterizzata da una texture a nido d'ape che va a richiamare il logo esagonale di SimuCube e rende il pedale meno scivoloso. È possibile regolare l'angolazione della piastra in 3
3 diverse posizioni mediante un'articolazione a scatto che prevede l'utilizzo di un pin a molla che genera un click durante il movimento e ci avverte del corretto posizionamento della piastra. Lo stesso meccanismo è utilizzato anche per la regolazione in altezza in 3 diverse posizioni, vincolate anch'esse al click del pin a molla. È la prima volta che vedo su una pedaliera un particolare del genere e devo dire che è uno di quei dettagli che trasmette immediatamente una grandissima sensazione di qualità e cura del dettaglio. Il pedale è connesso direttamente al servomotore mediante un braccio in alluminio alle cui estremità troviamo 2 cuscinetti a sfera che si articolano con la parte posteriore del pedale e con la struttura montata invece sulla vite senza fine. Al centro è posizionata una cella di carico molto compatta a forma di S da 150 kg che si integra perfettamente con il design del pedale. Il posizionamento scelto per la cella ha un vantaggio enorme dal punto di vista della precisione, non ci sono infatti intermediari tra la cella di carico e il nostro piede. Questo permette al sensore di percepire ogni minimo cambiamento di pressione, aspetto fondamentale soprattutto in frenata, come vedremo nel capitolo dedicato. Nella parte anteriore del braccio troviamo le uniche 2 regolazioni hardware, oltre a quelle già viste per la piastra pedale. La prima permette tramite una rotazione del supporto di cambiare il punto di articolazione per andare a modificare l'inclinazione iniziale, la corsa totale e la geometria di funzionamento. Con la seconda regolazione è invece possibile aumentare la lunghezza del braccio su 3 diverse posizioni disponibili, così da avere un'angolazione iniziale negativa, impostazione necessaria soprattutto sulle installazioni con supporto pedaliere inclinato posteriormente. Entrambe le regolazioni vanno poi registrate anche sul software in modo da permettere all'elettronica di far lavorare il pedale nelle condizioni ideali. L'articolazione posteriore del braccio è connessa ad una sorta di carrello posizionato sulla vite senza fine. Il carrello, che sostiene anche l'elettronica della cella di carico, scorre su 2 guide interne in alluminio lunghe complessivamente circa 150 mm. La vite senza fine è leggermente più lunga ed è connessa anteriormente all'albero del servomotore, mentre posteriormente è inserita all'interno di un cuscinetto. Il meccanismo permette quindi al pedale di essere direttamente connesso al servomotore. Questo significa che la pressione esercitata sul pedale spingerà indietro il carrello, farà ruotare la vite senza fine e di conseguenza il servomotore. Allo stesso modo tutte le rotazioni, gli input, i feedback e gli effetti generati dal servo verranno trasmessi in maniera diretta al pedale e quindi al nostro piede, ed è qui che si concretizza il vero concetto di pedale attivo. L'architettura così concepita da Asimo Cube permette all'Active Pedals di operare senza l'utilizzo di molle ed elastomeri, ma soprattutto di replicare il feeling di acceleratore, freno e frizione, oltre ad una serie di effetti dinamici tramite il controllo diretto sul servomotore. Ogni pedale può essere quindi configurato e gestito completamente tramite il software SimCube Tuner. Al suo interno, nella schermata relativa alla configurazione del singolo pedale, è possibile andare a calibrare la cella di carico e regolare l'inclinazione iniziale tramite uno slider con un range che in condizioni standard va da 0 fino a 57 mm. La calibrazione della cella di carico avvierà invece una procedura durante la quale il pedale eseguirà dei movimenti controllati per poi tornare in posizione. La sezione principale del software relativa al feeling del pedale è invece incentrata su un piano cartesiano, dove sulle ascisse troviamo la corsa espressa in percentuale e sulle ordinate la forza applicata in chilogrammi. Ad ogni punto della corsa può essere associato uno specifico valore di forza, così da poter costruire una curva personalizzata che rappresenterà il feeling avvertibile sul pedale. Al di sotto del piano cartesiano troviamo lo slider per la regolazione della corsa totale, che varia in base al pedale ed oscilla da un minimo di 5 ad un massimo di 79 mm. Sulla sinistra troviamo lo slider del precarico espresso in chilogrammi, che rappresenta in sintesi la forza minima necessaria a far muovere il pedale. Se impostato a 0 il movimento sarà molto lasco nei primi millimetri, mentre aumentandolo diventerà più solido e stabile. Il precarico è connesso direttamente alla forza massima della curva, regolabile invece tramite lo slider sulla destra. Questo corrisponde alla forza applicata sul pedale per raggiungere il 100% della corsa e può variare da un minimo di 4 ad un massimo di 150 kg. Nella parte alta troviamo alcuni settaggi predefiniti applicabili alla curva, che andranno quindi a cambiare istantaneamente il feeling sul pedale. La curva può essere inoltre modificata agendo manualmente sul grafico, così da creare una risposta personalizzata in ogni sua sfumatura.
La sezione del software dedicata al feedback del pedale termina con una serie di impostazioni che vanno a modificare direttamente il comportamento del servomotore. Il damping funziona in maniera simile a quanto avviene sulle basi direct drive, aggiungendo una sorta di smorzamento al movimento del pedale che può essere utilizzato sia in pressione che in rilascio. Aumentando il valore del damping in pressione il pedale diventa più duro, più pastoso, ma soprattutto più controllato. Incrementando invece il valore del damping in rilascio il pedale diventa più lento ma nello stesso tempo più dolce nel ritorno in posizione. Anche il friction lavora in maniera simile a quanto avviene sui direct drive, aggiungendo una sorta di freno alla rotazione del servo che si trasmette ovviamente anche sul pedale ed è avvertibile in pressione piuttosto che in rilascio. L'ultimo settaggio si comporta in maniera identica rispetto alla regolazione del bump stop presente sulle basi SimuCube. Si può scegliere in maniera indipendente il modo in cui il servomotore riprodurrà entrambi i fine corsa. Abbiamo 3 diverse impostazioni, soft, medium e hard, che andranno a regolare il feeling avvertibile sul fine corsa finale e su quello iniziale. La sezione successiva non va a modificare il comportamento del pedale, ma si riferisce invece alla mappatura del segnale prodotto dalla cella di carico, mettendo in rapporto su un piano l'input lineare e l'input di gioco. In maniera del tutto analoga ad altre pedaliere abbiamo la possibilità di regolare tramite uno slider la zona morta inferiore e quella superiore e applicare vari profili predefiniti alla curva, oltre che intervenire manualmente per creare una risposta personalizzata del segnale. L'ultima sezione è invece dedicata agli effetti dinamici che caratterizzano in maniera esclusiva la Active Pedals. Ogni pedale avrà degli effetti specifici che si basano sugli input telemetrici provenienti dal simulatore. Sul sito di SimuCube troviamo una tabella relativa agli effetti abilitati per ogni singolo titolo e tra quelli con supporto completo troviamo Assetto Corsa Competizione, Race Room e Automobilista 2. Il resto è compatibile purtroppo in maniera parziale, mentre Air Factor 2 e il nuovo Le Mans Ultimate non hanno al momento alcun tipo di supporto. Questo è uno degli aspetti senza dubbio negativi della Active Pedals, anche se SimuCube è costantemente al lavoro con le software house per ampliare gli effetti e la loro compatibilità. All'interno del software è possibile inoltre creare e salvare dei profili personali specifici per tipologia di vettura da poter poi richiamare in qualsiasi momento senza alcun intervento hardware. In descrizione vi lascio il mio profilo per le vetture GT e l'altro più adatto alle Formula e ai prototipi. Quando ho visto per la prima volta la struttura del pedale attivo mi sono chiesto se un sistema così complesso potesse adattarsi in maniera efficace a riprodurre l'effetto molla tipico dell'acceleratore, soprattutto nella fase di rilascio. Quando si preme sul pedale attivo la cella di carico legge l'aumento della pressione e il servomotore accompagna il movimento con una resistenza predefinita all'interno del software. Quando invece viene rilasciato il pedale si riduce rapidamente la pressione sulla cella di carico e il servomotore spinge per tornare in posizione. Il risultato è un feeling davvero naturale, quasi indistinguibile da quello di una molla, ma con gli enormi vantaggi che derivano da una gestione completamente software delle regolazioni, del feedback e degli effetti, agendo su tutta una serie di parametri come la corsa totale, la curva pedale, il precarico, la forza massima e la risposta del fine corsa. Si possono creare infinite personalizzazioni ed è impossibile non trovare il giusto compromesso. L'utilizzo dei filtri come il damping in pressione, quelli rilascio e il friction aumentano ancora di più la gamma di personalizzazioni disponibili per l'acceleratore. Il tutto è facilitato da un'interfaccia semplice ed intuitiva che permette in pochi clic di stravolgere il feeling sul pedale. Esiste però anche un aspetto negativo che è insito nella meccanica del pedale attivo. Durante i movimenti rapidi, infatti, la rotazione della vite senza fine e lo scorrimento del carrello sulle guide genera un rumore di trascinamento che si trasmette come una sorta di piccola vibrazione anche sotto la pianta del piede. Sull'acceleratore, che è il pedale con dei movimenti in media più rapidi rispetto agli altri, la vibrazione va a ridurre la sensazione di fluidità, che è un aspetto a cui personalmente faccio molta attenzione. Non è una vibrazione invadente e diventa anche impercettibile se attiviamo alcuni effetti dinamici, ma è comunque presente ed è da tenere in considerazione insieme al rumore tra gli aspetti negativi. Parlando invece di effetti dinamici, sull'acceleratore abbiamo la possibilità di attivare il motor vibration, il traction control e il G-force. Il primo genera una vibrazione sul pedale che riproduce la variazione del regime di rotazione del propulsore. È un effetto che aumenta sicuramente il senso di immersività ed è molto ben riprodotto anche su vetture con alto numero di giri, ma non è poi molto diverso come sensazione percepita rispetto a quella prodotta da un bus shaker.
Il traction control è invece un effetto davvero interessante perché produce un mix tra movimento e oscillazione del pedale con frequenza regolabile durante l'attivazione del TCS. Questo permette di avere una percezione immediata di quello che succede in trazione a retrotreno, ma soprattutto di modificare lo stile di guida in modo da far intervenire il meno possibile il traction control. Non è però compatibile con tutti i simulatori, tra i quali manca iRacing, ed è davvero un peccato, almeno per il momento, doverci rinunciare. L'ultimo effetto è invece la forza G, che simula l'allontanamento dal pedale in accelerazione, come se venissimo schiacciati contro il sedile, e l'avvicinamento allo stesso in decelerazione, come se a causa della frenata fossimo spinti verso il volante. È un effetto applicabile anche al pedale del freno, che complica parecchio la guida ma che aumenta notevolmente la sensazione di dinamismo. Personalmente l'ho trovato un effetto davvero divertente, ma non è purtroppo compatibile con tutti i titoli, tra i quali manca anche in questo caso iRacing. Il pedale attivo, a mio avviso, fa la differenza proprio sul freno, e la distanza rispetto a tutti gli altri prodotti in commercio diventa importante, non solo per le regolazioni software che permettono di personalizzare il feedback e la risposta del pedale, ma anche e soprattutto per la precisione dovuta alla natura e al posizionamento della cella di carico. Al contrario di quanto succede nelle pedaliere classiche, in questo caso non ci sono intermediari e il carico applicato sul pedale si trasmette direttamente al sensore. Basta sfiorare con un dito il pedale per attivare la cella di carico, e questo si traduce in una sensibilità incredibile durante tutte le fasi della frenata, compreso il trail braking. A questo si aggiunge un feedback personalizzabile in ogni sfumatura, andando ad agire su parametri che lavorano sul precarico, sull'andamento della curva e sulla regolazione del damping, effetto che aumenta positivamente la pastosità ed il controllo sia in pressione che in rilascio. Simucube ha fatto, secondo me, un lavoro eccezionale, a prescindere dalla componente dinamica, e nel complesso il freno migliore che abbia mai provato, per precisione, feeling, ma soprattutto per la sensazione di confidenza che trasmette. Per quanto riguarda la componente attiva, sul freno manteniamo l'effetto vibrazione del motore, quello relativo alla G-Force e il traction control, identici per funzionamento a quelli già visti sull'acceleratore. Si aggiungono invece l'ABS, il brake lock-up e il brake vibration. Il primo replica tramite telemetria il lavoro dell'ABS sul pedale, che compie un movimento oscillatorio con frequenza regolabile. Il risultato è sorprendentemente simile a quello che si avverte nella realtà, almeno per quanto riguarda le vetture stradali che ho provato. È un effetto assolutamente coinvolgente che su iRacing è riprodotto in maniera eccezionale, ed è un aiuto concreto su vetture con ABS alla ricerca del limite in frenata. Il brake lock-up invece è dedicato a vetture sprovviste di ABS e si attiva al bloccaggio delle ruote, sempre tramite input telemetrico. Il feedback è regolabile nella frequenza e nell'intensità, e come ci si potrebbe aspettare, il movimento è più secco e ruvido rispetto a quello prodotto dall'ABS. È un effetto fantastico per trovare il limite in frenata, ma purtroppo non è compatibile, almeno al momento, su alcuni simulatori, come ad esempio iRacing, ed è una mancanza che io avverto in modo particolare guidando principalmente vetture formula e prototipi. L'ultimo effetto è il brake vibration, pensato da Simucube proprio per sopperire alla mancanza di compatibilità del brake lock-up, che attiva la vibrazione del pedale non appena viene raggiunta una certa percentuale di pressione, impostata tramite software. È però, a mio avviso, un effetto poco utile e a tratti addirittura controproducente, perché ogni vettura ha bisogno di una specifica percentuale di pressione che varia in funzione della curva che si va ad affrontare.
La frizione è probabilmente il pedale più difficile da riprodurre a livello meccanico e risulta soprattutto complicato sincronizzare il feedback dello stacco frizione a quello del segnale digitale in-game. Sul pedale attivo questa problematica è superata dalla possibilità di accoppiare la curva del feedback a quella della cella di carico, facendo corrispondere quindi la sensazione avvertita sul pedale con il punto di attacco nel gioco. Esistono sul software dei profili predefiniti creati da SimoCube che, intervenendo sull'andamento della curva, vanno a riprodurre l'effetto di attacco e stacco della frizione, che risulta nel complesso verosimile e che può essere adattato e personalizzato anche nel precarico iniziale e nella forza massima. A livello di effetti dinamici troviamo il clutch bite point, dedicato esclusivamente alla frizione, che innesca una vibrazione nel momento in cui il pedale raggiunge la percentuale di corsa predefinita nel software, che può essere accoppiata a quella del segnale in-game. L'effetto può essere regolato nella frequenza tramite l'apposito slider ed aumenta in maniera esponenziale la percezione del punto di attacco e stacco della frizione, che è senza troppi dubbi la migliore che abbia mai provato fino a questo momento. La Active Pedals è un prodotto concettualmente rivoluzionario, un unico pedale in grado di simulare tutte le condizioni tramite una gestione software assolutamente sbalorditiva che permette di eseguire con qualche click una miriade di personalizzazioni. A mio avviso le potenzialità di questo prodotto sono davvero enormi e ancora in parte inespresse. Tramite semplici aggiornamenti software si potranno implementare in futuro nuovi effetti e funzionalità. Come tutti i prodotti ha però qualche criticità, alcune lievi, altre più importanti. Quelle veniali a mio avviso sono rappresentate dallo scomodo posizionamento del tasto di accensione, dalla quantità di cavi che rende complicata la gestione del cable management e dalle dimensioni che potrebbero rappresentare un problema per chi ha poco spazio a disposizione. Le criticità importanti riguardano invece la rumorosità durante i movimenti rapidi, che si traduce in una fluidità non assoluta, ma soprattutto nella carenza di compatibilità degli effetti dinamici con tutti i titoli in commercio. So che è un problema legato direttamente alla gestione di sistemi anti-cheat che limitano gli input telemetrici in uscita, ma per chi utilizza titoli come Air Factor 2 che manca completamente di supporto o di iRacing che latita in qualche effetto, questo rappresenta un limite importante perché ci si perde una buona fetta delle potenzialità di questo prodotto. Chiudiamo con qualche valutazione sul prezzo, che è ovviamente importante, ma che è a mio avviso giustificato da una componentistica di qualità assoluta, ma soprattutto da una tecnologia innovativa che ha richiesto uno sforzo immenso e dei costi importanti dal punto di vista della ricerca e sviluppo da parte di SimoCube. Parliamo di un prodotto a mio avviso talmente esclusivo che si pone in una fascia a sé stante e non entra in competizione con le altre pedaliere. La combo più bilanciata per l'acquisto è costituita a mio avviso dall'acceleratore standard e dal freno attivo, che è il pedale per eccellenza al quale un utente entusiasta come me farà davvero fatica a rinunciare. Questa recensione ha richiesto da parte mia uno sforzo davvero enorme in tutte le fasi della produzione, nel tentativo di raccontarvi senza dilungarmi troppo un prodotto così complesso. Se il video vi è piaciuto, quindi supportate il canale con l'iscrizione o con un like. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della Active Pedals e ringrazio ancora una volta SimoCube per la fiducia. Noi ci vediamo in un prossimo video e come al solito vi auguro buona giornata.